Buongiorno a tutti e bentornati sul canale Valoroso IT. Se vi piacciono i retrocomputer e l'elettronica vintage siete nel posto giusto, per cui vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Oltre a voi che mi fate compagnia in questo momento particolare, è tornato un computer nel laboratorio di valoroso.it. Che cos'è questo computer? Ormai l'avete letto in descrizione del video, nel titolo, insomma l'avete letto un po' ovunque, però è tornato il Commodore SX64, quello che, se vi ricordate, era arrivato completamente distrutto, danneggiato durante il trasporto. Ecco, in quell'occasione devo dire c'ero rimasto parecchio male perché avevo ordinato un computer su eBay, un prezzo abbastanza onesto, ovviamente. Parlando di un Commodore SX64 non si può pretendere di acquistarlo a pochi euro, era un prezzo onesto ma abbastanza sostenuto. Il computer, dalla foto, dalla descrizione, dell'inserzione, si presentava in condizioni ottime. L'unica cosa è che non aveva la tastiera, per cui se qualcuno di voi ha una tastiera che gli cresce di un Commodore SX64 e lo vuole vendere, bene, io ci sono, ve la compro io. Ad ogni modo, quel computer che sembrava perfetto in ogni dettaglio, eccetera, ad eccezione della tastiera, era arrivato spaccato. In pratica l'imballo probabilmente era insufficiente, probabilmente la scatola era un po' troppo piccola, ha preso una botta sul maniglione, quello del computer, che ha spinto all'indentro tutta la cornice del computer, la cornice in plastica. Poi io, quando stavo registrando quel video, ho provato anche il computer, lo so, tanti mi avete detto non avresti dovuto accenderlo in quelle condizioni, schiacciato. E forse è vero, sta il fatto che io tutto sommato ho ricevuto un computer che doveva essere funzionante, perfetto, e non per colpa mia si è rotto durante il trasporto, insomma avevo anche piacere di provarlo per vedere se funzionava. Lì probabilmente avrei potuto evitare di accenderlo, avrei potuto aprire direttamente una contestazione, come in tanti voi mi avete suggerito, e rispedire il materiale al mittente. Poi in pratica cosa è successo? Ho avuto modo di conoscere il venditore e trattasi di una persona molto seria, trattasi di una persona veramente seria. E oltretutto abbiamo anche avuto modo di confrontarci su diversi argomenti. Mi sono trovato molto bene a chiacchierare con questa persona, devo ammetterlo, per cui mi sono fidato. Mi sono fidato, non ho aperto nessuna contestazione e anzi abbiamo accordato una cosa specifica. Io avrei trovato un imballo adeguato per questo Commodore SX64 e quindi uno scatolone enorme con all'interno un'altra scatola e con all'interno una scatola con l'SX64. Gliel'avrei rispedito indietro, lui me l'avrebbe riparato completamente a sue spese e io avrei riorganizzato la spedizione di rientro, in modo da avere il computer perfettamente funzionante qui nel mio laboratorio. E così ho fatto, ho spedito il computer indietro, il venditore l'ha sistemato, l'ha controllato, ha sostituito i pezzi che erano danneggiati, anche perché lui ha diversi altri computer, quindi ha potuto riassemblarlo in maniera opportuna. E quindi adesso vediamo se questo computer mi è ritornato veramente in condizioni buone, insomma, come quelle che mi aspetterei. Ecco, nell'altro video si vedeva all'inizio che ero abbastanza sorridente e verso la fine avevo una faccia che era un po' meno sorridente. Adesso in realtà quello che spero è poter iniziare questo video felice e terminare in modo altrettanto felice il video, in modo da non avere poi altri problemi con questo benedetto computer. A quel punto, se non funziona, se è rotto, se è scassato, insomma non saprei più cosa fare. Cioè vuol dire che non è destino che io abbia questo Commodore SX64, anche se in realtà è proprio un computer che a me piace. Mi piace, poi c'è sia la linea, sia l'idea di avere un computer trasportabile, è molto molto bello, mi piace come computer. Bene, a questo punto direi apriamo la scatola, vediamo in che condizioni è arrivato questo benedetto computer, speriamo che sia tutto a posto, così che io possa provarlo. Cioè, se tutto è a posto, lo proviamo insieme. Ricordatevi, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e inoltre mettete un like a questo video perché sostenermi in questo modo mi fa molto piacere e mi aiuta a essere sempre più motivato nel fare questi video per condividere la passione che ho per i retrocomputer e l'elettronica vintage. Apriamo la scatola. Ed ecco qua questo enorme scatolone gigante, è uno scatolone che ho fornito io al venditore quando gli ho rispedito indietro il prodotto, il Commodore SX64 da sistemare,
E in effetti è abbastanza complicato registrare mentre apro lo scatolone con uno scatolone così grande, però dai, ci proviamo. Taglierino e vediamo come funziona. All'interno della prima scatola c'è una seconda scatola, questa qui, che contiene altro materiale di imballaggio. E all'interno di questa seconda scatola c'è una terza scatola che contiene il Commodore SX64. Questo è l'imballo che ho studiato io quando ho spedito indietro il computer al venditore. Adesso recupero un po' tutte queste patatine e vediamo di tirar fuori questa scatola, che è quella che proprio contiene il computer che tanto desidero. Questi unboxing cominciano ad essere un po' complicati, cioè una fatica fare tutti questi spostamenti di patatine. Stavo pensando di assumere una segretaria giovane e avvenente per aiutarmi con questi unboxing. Che cosa ne pensate? Secondo voi ne vale la spesa? Con questo super imballaggio potevo pure spedire delle barre d'uranio. Adesso apriamo la terza scatola. Questa dobbiamo essere più delicati perché contiene il computer. O due mattoni, adesso lo scopriamo. Vediamo. Qua dentro c'è il computer, altro strato di imballaggio, altre patatine, tiriamo via anche queste. Procediamo con l'estrazione. Ecco qua. Oh, pesa. Vediamo com'è internamente. Apriamo quest'ultimo strato di imballaggio, stando attenti ovviamente a non graffiare l'interno. Ci avviciniamo sempre di più allo strato interno. Anche questa volta ho spedito con l'assicurazione, anche se l'altra volta per un cavillo il venditore non è riuscito a utilizzare l'assicurazione. Dopo ve la spiego questa cosa. Eccolo. Ci siamo. Sempre più attenti a non graffiare il computer. Magari usiamo le forbici. Questa volta sembra intero, non sembra aver preso botte di nessun tipo. Blocchiamo le maniglie. Ecco qua, vediamo se... Oh, sì, boh, così non dovrebbe cadere. Eccolo, carino. Adesso ve lo faccio vedere bene. Sembra in condizioni buone. Se vi ricordate, l'altra volta era schiacciato qui. Quindi il venditore cosa ha fatto? Ha cambiato la mascherina e deve aver anche cambiato la parte superiore. Oh, meno male, è tutto intero. Quindi adesso possiamo anche provarlo. Vi stavo raccontando dell'assicurazione. Il pacco, quando il venditore me l'aveva spedito, era pure assicurato. Però per un cavillo tecnico l'assicurazione non ha rimborsato. In pratica cosa è successo? Innanzitutto la denuncia all'assicurazione la deve fare il venditore, quindi chi ha spedito il pacco. L'unica cosa che avrei potuto fare sarebbe stata quella di aprire una contestazione su eBay, però visto i buoni rapporti che avevo con il venditore mi dispiaceva anche metterlo in difficoltà, perché a lui avrebbero tolto i soldi in attesa di risolvere la situazione. Io avevo capito che lui era molto disponibile a sistemarlo, quindi insomma non me la sono sentita di aprirgli una contestazione. In pratica cosa è successo? Il corriere non ha impostato sul sito la consegna effettuata, quindi risultava sempre in consegna e non consegnato, e a quel punto non era possibile accedere a nessun tipo di impostazione in cui si diceva il pacco è arrivato rotto, nonostante io quando il pacco era arrivato
avessi già inserito la clausola della riserva di verifica. Quindi probabilmente il trasportatore, non si sa se in malafede o per chissà quale disservizio, non ha attivato questa opzione per attivare una contestazione, quindi per attivare l'assicurazione che il venditore aveva pagato. Io per far arrivare il pacco indietro adesso ho utilizzato DHL e con DHL in teoria, visto anche il prezzo della spedizione, sono stato sicuro. Oltretutto ho inserito sempre un'assicurazione per cui ci fosse qualche danno, eccetera, sarei tutelato. Insomma, DHL dovrebbe avere una affidabilità leggermente superiore a quei corrieri low cost che normalmente si trovano su internet. Allora, per provare il computer ho inserito il connettore d'alimentazione, ancora la mia multipresa è spenta per cui non c'è tensione di alimentazione. Quello che vorrei fare adesso è inserire la tastiera. Visto che non ho una tastiera del Commodore SX64, utilizzo la tastiera del Commodore 64 e questo cavo adattatore che mi era stato spedito l'altra volta già dal venditore. Sotto al computer, qui, questo lato qua, c'è il connettore della tastiera per cui io poi andrò a inserire questo qua. Ok. Poi prendiamo una tastiera del Commodore 64, quindi non SX64 ma Commodore 64 normale, e la colleghiamo da questo lato dell'adattatore. In questo modo qui. C'è, come vedete, un polo mancante, serve a indicare la direzione su come inserire il connettore della tastiera. A questo punto posso alimentare il computer, che è già acceso, quindi dietro era già su 1. Sì, è partito! Beh, ci siamo persi un po' di suspense, perché io pensavo che dietro fosse spento, quindi accendendo la multipresa avrei dovuto accendere anche posteriormente il computer. Invece no, dietro era già acceso, per cui il computer è partito. Guardate che bella schermata. Se vedete ballare o tremare, evidentemente è una questione della registrazione, però si vede veramente molto bene. Adesso proviamo il floppy disk drive. Prima di inserire un dischetto, normalmente io controllo in controluce che non ci siano delle macchie qui dove c'è proprio il dischetto magnetico, perché se ci sono delle macchie potrebbe esserci della muffa che va a danneggiare la testina del drive, o in alternativa alcuni suggeriscono di dire che se poi la muffa si deposita sulla testina del drive poi andrà a contaminare anche tutti gli altri dischi che voi andate a inserire all'interno di questo drive. Ad ogni modo questo disco è il mio disco che è buono, quindi posso inserirlo all'interno del drive. Vediamo l'elenco dei file. Sì, legge. Va bene. Non so che cosa fossero questi giochi. Possiamo provare a caricare il primo. Beh, senza fast load è un pochino lento. Si potrebbe anche provare a inserire l'interfaccia fast load, ma lo facciamo un'altra volta, dai. Adesso ci accontentiamo di caricarlo così. Mentre carica, guardiamo dentro questo sportellino in cui ci sono tutte le regolazioni, quindi del volume, contrasto, luminosità, eccetera. Ha finito di caricare, Run. È partito. Me lo ricordo, ci giocavo quando ero piccolo. Faccio il volume. Allora, ho collegato il joystick, così finalmente possiamo provare il gioco con cui giocavo quando ero piccolo. Dai, chiamo Leo. Eccomi. Hai Ciao. giocato?
Bene, bene, sono contento che il Commodore SX64 sia arrivato integro, sano, funzionante. Lo abbiamo anche provato con un videogioco, Spy Hunter, con cui giocavo quando ero piccolino. Adesso ci ha giocato anche Leo, sembra si sia divertito, nonostante al giorno d'oggi abbiano dei giochi con la PlayStation, ad esempio, che sono veramente molto realistici. Ma nonostante ciò vedo che un po' di interesse per i videogiochi vintage, stile anni 80, 8 bit, c'è sempre, li vedono. Anche Leo ogni tanto mi chiede: ma di che anno è questo gioco? Ci giocavi quando eri piccolo? E insomma, fa piacere comunque poter tramandare quelli che erano i giochi di quando noi eravamo piccolini, anche al giorno d'oggi, dove hanno un mondo di giochi di tutt'altro tipo, ecco. Poi io lo dico sempre, io non sono un gamer. A me piace giocare, sì, di tanto in tanto, ma la cosa principale per me è avere questi computer, poterli programmare, poterli utilizzare, tenerli in collezione. Questa è la cosa per me principale. Niente, ho visto che funziona anche la tastiera, siamo riusciti a caricare il gioco. Ho scritto anche www.valoroso.it, che poi è il nome del mio blog. Sul mio blog inserisco tutti i riassunti dei video che pubblico su YouTube e anche sugli altri canali. E poi recentemente ho anche iniziato a pubblicare le schede tecniche dei computer che ho in collezione. Non proprio tutti, ci sto provando piano piano a inserirli. Quindi, ad esempio, Commodore 64, ho inserito tutta la scheda tecnica, la storia del computer, le caratteristiche tecniche e in più aggiungo anche della documentazione. Quindi tutto quello che trovo online, manuali di riparazione, manuali di uso e manutenzione, eccetera, di tutti i computer che ho in collezione. E cominciano ad essere abbastanza, quindi dategli un'occhiata e sicuramente troverete qualche informazione utile anche per voi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su, se il video non vi è piaciuto, pollice in su lo stesso, dai, che così mi fa piacere, mi invoglia a fare sempre più video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!